Ragazzi, buongiorno, buona domenica e come sempre benvenuti o bentornati su Peppe Varca Collectibles per parlare di quelle che sono le ultime novità relative alle doll action figures, specialmente in scala 1:6. E anche questa settimana purtroppo ci ritroviamo a parlare di Hot Toys, non proprio in modo positivissimo, come io per primo spero di fare ogni settimana, ma purtroppo non ce n'è mai occasione nell'ultimo periodo. E quindi, ragazzi, buttiamoci subito nel vivo di queste news, anche perché è quello che vi interessa. Se siete qui, molto probabilmente è proprio per questo. E quindi cominciamo con il primo degli annunci di questa settimana, ovvero Cyclone, tratto da, non me lo ricorderò mai, quindi devo andarlo a leggere, Twilight of the Warriors World in un film, credo, suppongo, che io personalmente non conosco. Ragazzi, scusatemi l'ignoranza, film orientale, cinese, presumibilmente, e che a me non dice assolutamente niente. Una doll che comunque mi sento di poter apprezzare, vedo per esempio avambracci che sono seamless rispetto al polso e all'articolazione quindi della mano. Doll di tutto rispetto, non posso giudicarla appunto perché non conosco il prodotto. Ragazzi, se voi ne sapete di più ovviamente fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ovviamente limitata a 1500 pezzi, credo che siano più che sufficienti, almeno per quanto riguarda il fronte occidentale. Probabilmente invece è un film della Madonna in Oriente, io non lo conosco, però ecco, questo è quanto il primo annuncio di questa settimana. Ho voluto togliermi subito il dente per poi passare a quello che interessa la maggior parte di voi, sto cazzo, Star Wars, perché anche questa settimana siamo pieni di roba relativa a Star Wars. Credo che maggio non finirà mai, giugno, luglio e così via dovrebbero portare finalmente un'ondata di fresco, soltanto in forma metaforica purtroppo, dal punto di vista degli annunci, perché in teoria dovremmo toglierci di mezzo un pochino di Star Wars, e lo dico da fan, per dar spazio a un po' di Marvel e spero anche roba mai vista finora, ma ci credo veramente poco. Qui siamo davanti al Battle Droid con lo step che si può trovare anche a sé, insomma, in modo indipendente, quindi come un pezzo a sé. Ho deciso di farveli vedere insieme, giusto per prendere due piccioni con una fava, droide che abbiamo visto già diverse volte, tra l'altro tratto da un film in particolare, dal Mandalorian e Grogu, no, dall'episodio 1, scusate, perché si trova lo step, si vede anche in The Mandalorian e Grogu. Droide anonimo, abbiamo già visto decine di altre volte, lo step è molto carino per chi magari decide di fare una composizione con qualche droide e dare una forma particolare alla sua collezione. Questo per me è un altro pezzo totalmente inutile, parere personale, che avrebbe dovuto lasciare spazio a personaggi ben più noti e ben più interessanti per un collezionista di Star Wars e non solo. Passiamo dunque ad un pezzo leggermente più interessante, tratto da The Mandalorian e Grogu, il film, l'ultima creazione della Lucasfilm relativa proprio al Mandaloriano, che ho visto ieri, per voi, quindi l'altro ieri, e devo dire che mi è piaciuto, mi ha lasciato molto amaro in bocca, ma insomma direi che si poteva fare di più, ma lascio a voi la vostra opinione, diciamo, se volete ne parliamo qui sotto nei commenti, possibilmente senza spoiler. Qui abbiamo Rotta the Hutt, uno dei personaggi cardine del film che sinceramente dopo aver visto la pellicola ho rivalutato parzialmente. Esteticamente non è assolutamente male, articolazioni molto visibili, ma non so come avrebbero potuto fare altrimenti, non avrebbero potuto sicuramente fare un unico blocco di silicone, almeno non con la tecnologia e con i costi attuali. Lui molto carino, abbiamo visto che comunque l'altezza non è così ingombrante, è di 31 cm.3, quasi l'altezza del Mandaloriano, dell'ultimo annuncio relativo al Mandaloriano.
Abbiamo una texture abbastanza accurata, i colori mi sembra che ci siamo abbastanza, così come la somiglianza della testa, e ci sono addirittura gli occhi che possono essere ruotati. Occupa un pochino di spazio soprattutto in orizzontale, ma secondo me è una release abbastanza interessante per i fan del Mandaloriano e soprattutto del film. Purtroppo, secondo me, se posso darvi un consiglio, non fatevi prendere subito dall'hype per questo pezzo, aspettate magari un pochino di tempo, ma non perdetevi il preordine assolutamente nel caso, perché potrebbe passarvi un pochino l'hype del film e magari decidere di prenderlo successivamente oppure no. Movie Masterpiece 885 di Rotta The Hat, 31 cm e mezzo, l'abbiamo già detto, 10 punti di snodo, uscita metà fine del 2027. Per me, che ho pochissimo spazio, ragazzi, purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto, in realtà Rotta The Hat rimarrà sullo scaffale. Un annuncio ben più interessante, invece, sempre tratto da Star Wars Episodio 1, la regina Amidala, finalmente, ragazzi. Dopo aver visto terze parti, custom e quant'altro, un saluto a tutti coloro che mi vogliono bene. Sapete a chi mi riferisco? Queen Amidala da Episodio 1. Un lavoro che secondo me andava fatto, la regina Amidala ci voleva, ma per quanto riguarda il volto non mi ha lasciato particolarmente entusiasta. Anche in questo caso si sarebbe potuto fare leggermente meglio, ma per tutto il resto, ragazzi, secondo me è una signora doll. I dettagli ci sono tutti, non vado un pochino a memoria, non vedo nulla di particolarmente eclatante dal punto di vista di mancanze o quant'altro, vedo comunque del pelo anche sulle maniche e sulle rifiniture del vestito. Come colorazioni mi sembra che ci siamo abbastanza, quindi è un personaggio magari, non dico secondario, ma comunque che passa in secondo piano rispetto ad altri ben più importanti. Spero che prima o poi comincino a tirar fuori la ciccia e maggio sarebbe stata l'occasione giusta per farlo, ma Hot Toys ovviamente non ascolta mai. Movie Masterpiece 883 di 28 cm di altezza, anche lei prevista per secondo-terzo trimestre del 2027. Anche qui sono curioso di sapere quanti di voi la prenderanno, secondo me non sarete tantissimi, ma fatemi sapere. Spostiamoci adesso, ragazzi. Non so come dirlo. Sull'annuncio della settimana, poi andiamo a vedere un pochino di notizielle veloci sul Facebook di Hot Toys, visto che non so se avete notato, ma oggi ci hanno dato la grazia di far funzionare il loro sito. Però andiamo sul Facebook a vedere qualche rilascio, qualcosina e anche una novità importante su Masters of the Universe. Allora, nuovo Spider-Man, e tutti penserete, cazzo, il nuovo Spider-Man tratto dal nuovo film, da Brand New Day, sto cazzo, perché stiamo parlando invece dello Spider-Man tratto da No Way Home. E voi direte, ma non sarà già uscito? Sì, era già uscito, ma stiamo parlando di Hot Toys, ragazzi, quindi il riciclo è sempre dietro l'angolo. Infatti questo è una Movie Promo Edition, ovvero lo Spider-Man che era già uscito nella versione dell'ultima scena praticamente di No Way Home con il nuovo costume, diciamo, si chiamava Red and Blue Suit, se non ricordo male, a cui hanno cambiato, secondo loro, qualcosina qua e là e quindi hanno rifilato questo nuovo Spider-Man, uno Spider-Man con un volto leggermente migliorato rispetto al Red and Blue Suit, credo che comunque sia il volto dell'Iron Spider, dell'ultima uscita, non vorrei sbagliarmi, ma vado così a memoria, ovviamente quello aveva i danni da battaglia e quant'altro, questo invece è clean. Dicono loro di aver migliorato il body, di averlo reso un po' più massiccio, che era una modifica che andava assolutamente fatta. Io tutti questi grandi miglioramenti sinceramente non li vedo. Dicono di aver migliorato le articolazioni, ma articolazioni mi sembrano più o meno le stesse. Per esempio non credo ci sia un'articolazione alla base del collo, che è fondamentale. Vedo ancora quel fastidioso taglio alla base del collo, appunto, e quindi
quale dovrebbe essere il motivo per me di acquistare una roba del genere quando uscirà a breve il film, 31 luglio, Brand New Day, e farete un nuovo Spider-Man tratto da Brand New Day? A me sembra una grande presa per il culo. Quindi lo spacciano come lo Spider-Man Movie Promo Edition per pubblicizzare Brand New Day, ma è uno Spider-Man totalmente riciclato e sicuramente che non vale la pena prendere, ragazzi. Quindi fatevi furbi, lasciate perdere l'hype per il momento e aspettate quello di Brand New Day. Migliorata, come vedete, anche un pochino l'altezza, un pochino le proporzioni. Insomma, ragazzi, sì, qualcosa ci può essere, però per me non ne vale, lo ripeto per la 10ª volta, tipo, la pena. Quindi anche qui parliamone, ditemi che ne pensate qui sotto nei commenti perché mi interessa saperlo. Ben più interessante, secondo me, anche se continuano a fare questi tease, immagini, cazzi e mazzi, quando invece vorremmo vedere la ciccia, visto il film del Masters of the Universe del 5 giugno del 2026, finalmente abbiamo un assaggio. L'altra volta erano solo delle immagini qua e là velocissime in un piccolo trailer, adesso abbiamo le immagini di He-Man e Skeletor tratti dal film. Qui vediamo un He-Man di spalle di 3/4 con un body che è seamless, quindi ottimo, per il momento i capelli scolpiti, che ci può stare, preferisco sinceramente, e quindi le premesse per il momento sembrano essere buone, e stessa cosa per Skeletor, che secondo me, lo ripeto, già l'avevo detto l'altra volta, sarà una gran figata. A livello di corporatura ancora non è uscito il film, ma stonano molto con i Masters of the Universe che siamo abituati a vedere, ben più pompati, ben più grossi. Ma comunque vedremo se mi piacerà il film, penso che lo guarderò, non con grande fretta, vi dico la verità, da non fan di Masters of the Universe, ma Skeletor è un personaggio che mi piace tantissimo proprio per la sua estetica, al di là di ciò che poi rappresenta. Vedremo, io credo che magari saranno già uscite le doll annunciate ufficialmente mentre vi sto parlando, mentre vedete questo video, oppure secondo me sarà cosa molto cioè che avverrà nel giro di pochissimo tempo, quindi penso la prossima settimana, quindi ne parleremo domenica prossima probabilmente. Poi spostiamoci adesso su ilcolossoinerd.com per vedere quelli che sono gli ultimi annunci, a proposito dei quali, ragazzi, se volete ricordatevi di abbonarvi al canale Peperarca Collectibles, per avere tutti gli ultimi aggiornamenti, entrare a far parte del gruppo Telegram e avere anche la possibilità di iscrivervi alla newsletter per avere tutte le ultime novità a portata di email. Poi, quindi, ultime uscite, vediamo, molto importante la pop-up parade di Lady Oscar, abbiamo poi la Mass Toys, tra l'altro, questo non mi era sfuggito, la Mass Toys che ha riproposto il Bruce Wayne, stavolta diciamo in abiti borghesi, prezzo Mass Toys super conveniente, ragazzi, e io ho la versione in completo, consigliatissima, a questo prezzo veramente consigliatissima. Il caro buon Zoro, di cui abbiamo parlato abbondantemente la scorsa settimana, la sua versione deluxe standard con la basetta in più per la versione deluxe, che fa lievitare un pochino il prezzo, ma è una gran figata. Se volete recuperate il video precedente per vederne i dettagli. Poi abbiamo la GPT Design con questo nuovo personaggio fighissimo in stile samurai. Ho un amico, Nico, che saluto, ciao Ni, che ha una doll di GPT Design in collaborazione con Pop Costume e vi assicuro che la qualità c'è ed è un'ottima qualità, quindi fateci un pensiero se vi piace questa roba. La Regina Amidala a 319 euro, il buon Rotta de Hat a 339, il droide di cui abbiamo appena parlato 2,99, poi qualcosina della scorsa settimana, i personaggi tratti da Rebels, 3,29 per Sabine, così come per Ezra tratti da Rebels. Mi sa che l'ho già detto, vabbè. Poi la Pure Arts che si sta scatenando con il remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, con queste due meravigliose statue, una statua e un busto, e poi il braccio di Gustave tratto da
da Expedition 33. Spero che prima o poi facciano anche le doll in scala 1:6 per questo remake di Assassin's Creed, che tra l'altro ho già preordinato. Detto questo, ragazzi, so che questa è stata una settimana un po' di merda per la maggior parte di voi, la delusione di Spider-Man, Star Wars interessa a una nicchia ben precisa del mio pubblico, che so che comunque sia non sarà proprio soddisfatto di questa settimana. Speriamo per la prossima, speriamo di lasciarci un pochino alle spalle Star Wars, ma di proporre qualcosa di nuovo, qualcosa tratto dai fumetti, qualcosa tratto dai film, ma ci credo poco. Purtroppo, per fortuna, Hot Toys rimane comunque il motore di questo mercato, in un certo senso, quello che fa uscire più annunci, che ci fa stare più con l'hype per sapere che cosa uscirà questa settimana e quant'altro, è quello che rende viva questa passione, perché purtroppo le altre aziende lavorano magari molto meglio in alcuni casi, ma facendo pochi annunci sono sempre delle grandi belle sorprese, a volte però c'è poca roba, quindi c'è da dirlo. Hot Toys comunque ci mantiene viva la voglia di continuare a capire che cosa uscirà, cosa non uscirà e anche, perché no, di parlarne insieme. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto, come al solito. Grazie per l'iscrizione se vi siete iscritti, grazie per essere arrivati fin qui nella visione del video. Ci vediamo come sempre la prossima settimana con le news e poi vediamo, insomma, unboxing e cose varie. Ok? Buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.